Salve e benvenuto nel mio canale. Oggi andrò a fare manutenzione su questo piccolo compressore. Per prima cosa lo andiamo a caricare, poi stacco la corrente, do una pulita alle parti più visibili. Qui c'è la parte dove aspira aria per il raffreddamento. Andremo a soffiare. L'aria l'abbiamo scaricata tutta. Sotto in genere hanno una vite che serve a spurgare la condensa, perché non tutti sanno, ma il compressore quando comprime aria comprime anche l'umidità presente nell'aria, quindi all'interno si accumula acqua e se lasciata sempre dentro, innanzitutto la bomba col tempo marcirà e si bucherà. Avviene un altro piacevole sconveniente: facendo uscire l'aria puzzerà anche acqua, quindi se stiamo pulendo qualcosa andremo a creare un impiastro. Adesso vi faccio vedere quanta acqua ci sta qua dentro. Svido questa vite, ecco, c'è ancora un po' di aria residua. Va scaricato sempre a compressore scarico, altrimenti la vite verrà espulsa. Adesso, come tolgo la vite, vedrete quanta acqua contiene. Comunque, ecco la quantità d'acqua. Finita di sgocciolare l'acqua, rimettiamo il tappo e stringiamolo. La seconda cosa da controllare è il livello dell'olio. Qui nel mio caso purtroppo è abbastanza sporco, quindi lo andrò a svitare e sostituire. Mettiamo un contenitore sotto e andremo a svitare. Nel mio caso la vite di spurgo dell'olio corrisponde anche alla finestrella per vedere il livello. In certi altri compressori c'è un foro specifico, una vite, qualcosa. Adesso apro pure il carico sopra in modo da creare un flusso e permettere di far scolare bene. Uno tende a trascurare questi lavori, ma è importante perché il compressore altrimenti ci dura veramente poco. Quest'olio è molto sporco. Io lo cambio in genere una volta l'anno, ma questa volta purtroppo sono passati quasi 2 anni. Una dimenticanza. Ecco, diciamo che adesso non c'è più. Una minima parte resterà sempre all'interno, eh. La finestrella, guardate, ha un puntino rosso che indica che l'olio deve stare proprio a metà. Qui dà anche l'avvertimento: il livello dell'olio deve essere sempre al centro del tappo trasparente. E hanno fatto anche il puntino rosso. Andrò a rimettere questa vite. In commercio esistono oli specifici per il compressore. Qui ho forato un po' giusto per... Adesso sembra che il livello sia quasi giunto al puntino rosso, ma ne metto un pochino di più per adesso perché il meccanismo si è svuotato. Adesso rimetto il tappo, lo faccio girare un attimo in modo che l'olio si distribuisca uniformemente su tutta la meccanica. Ecco, adesso ha girato un po', vediamo se l'olio sembra stare a metà. Adesso c'è un'altra cosa da controllare che è molto importante. Si tratta del filtro dell'aria, dove il compressore aspira aria dall'esterno e lo comprime. Se questo filtro è sporco, il compressore lavorerà male, si surriscalderà di più. Ecco, questo il mio è un tipo a spugna, guardate quanto è sporco. E adesso andrò a lavarlo e poi lo rimonterò. Passiamo le plastiche che sono comunque piene di polvere. Puliamo e rimontiamo la spugna che è il filtro, pulita e asciugata.
E adesso la spugna è bella pulita, pronta a filtrare. Poi ogni compressore ha la sua scatolina del filtro particolare. La mia è tonda, ma esistono quadrate, rettangolari. Non è quello il punto. Magari se vogliamo proprio essere precisi, potremmo usare un pennello asciutto e pulire ulteriormente le varie parti. Magari farlo all'inizio questo lavoro quando il compressore è carico, ecco, per avere un aspetto più ordinato. La stessa cosa vale per le plastiche. Una spolverata con un panno umido e tornano perfettamente pulite. Come si dice, anche l'occhio vuole la sua parte. Poi certo, se l'abbiamo in una piccola officina si sporcherà nuovamente subito, ma una volta ogni tanto possiamo anche ripulirlo. Nel mio caso riavvito. Adesso lo faccio girare un po' per caricarlo. Magari aiutandoci con l'aria e il pennello secco puliscono meglio queste zone. Diamo una passata alla griglia. Si potrebbe anche smontare la plastica e fare una pulizia più approfondita, magari una volta proprio ogni tanto possiamo anche fare quel tipo di pulizia. Comunque, ricapitolando, le cose da controllare e verificare periodicamente al compressore sono il livello dell'olio e la sua qualità. Se è troppo nero, cambiamolo. La pulizia del filtro dell'aria, ne va delle prestazioni del compressore stesso, e lo svuotamento dell'acqua di condensa dentro la bombola. Anche se i modelli un po' cambiano, la struttura è più o meno la stessa. Può trovarsi magari il manometro un po' più in alto, più in basso, ma i lavori da fare sono sempre gli stessi. Siccome questi piccoli compressori hanno la brutta abitudine di camminare quando stanno in carica, io ho fatto una piccola modifica. Io ce l'ho qua sul bancone in un angolo, spesso lo vedete nei miei video. Ho saldato un dado di una vite più grande, faccio vedere meglio, vedete? Poi con un perno che avevo fatto per qualche altra cosa, non ricordo, lo inserisco qui. Praticamente non può più camminare, vedete, è bloccato ad esempio adesso lo accendo. Se tolgo questo fermo mi va a spasso ovunque. Quindi lo blocco qui. Ecco fatto. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Se ti piacciono i contenuti del mio canale, puoi fare anche una piccola donazione al mio canale seguendo il link sotto in descrizione. Grazie.